Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenuti nuovamente nel mio canale e in un mio nuovo video. Come vedete, finalmente mi arriva, come potete vedere, sfogliamo insieme Burda Curvy. Me l'avete chiesto in tantissime perché comunque io ho messo le foto, ma in tante mi avete scritto sia sotto il video che in privato. Ma Cristiana, ci piace quando tu spieghi, quando tu ci fai i commenti, quando commenti i video. Ed eccomi qua, sono veramente troppo contenta. Quando ho visto nella casella di posta Burda Curvy, ho pensato immediatamente a voi. Andiamo a sfogliarlo subito insieme. Lo trovi in edicola, mi raccomando, nei centri commerciali, oppure se non lo trovi lo puoi ordinare online nel sito di Burda. Allora, abbiamo la shirt a pipistrello, che è questa che vediamo qui, che è la numero 406, le taglie vanno dalla 46 alla 56, ricordiamoci che sono taglie tedesche, non sono taglie italiane, per cui vestono 2 taglie in più rispetto a quelle italiane. È a 2 pallini su 4 di difficoltà ed è una shirt che possiamo realizzare sia e indossare sia per il giorno che per la sera. È stata realizzata in chiffon e, come puoi vedere, ha delle ampie maniche che sono tenute ai polsi da degli elastici, e poi ha lo scollo tondo arricciato e il top interno è in jersey. Quindi, come puoi vedere qui dal figurino, come vedi si intravede il top interno, ovviamente per evitare che sia trasparente. Se ti fa paura cucire il top interno, ora ti consiglio di fare questo: fai solamente la shirt esterna e poi compri una maglia, le trovi tranquillamente nei negozi, una maglia, io ce ne ho di tutti i colori, ma soprattutto ti serviranno bianca, blu, come in questo caso è particolare, però bianca, panna, nera, color crema, ecco. Cucire tutti i tuoi tue shirt trasparenti e indossare sotto direttamente la maglia, quindi senza neanche costruirla, perché magari questo procedimento ti può mettere un po' di paura. La linea è slim, quella interna ovviamente, quindi è stretta, quindi ti serve una maglia di quelle che rimangono ovviamente strette, aderenti. Il tessuto è trasparente, il colore è fantastico. Qua vediamo lo scollo che è tutto drappeggiato, tutto arricciato, è veramente bellissima. Io ho sempre adorato le maglie così trasparenti, è veramente bellissima. Le stoffe consigliate sono appunto lo chiffon e il jersey, però puoi utilizzare anche altri tipi di tessuto che rimangano, però devono rimanere trasparenti, come in questo caso, oppure molto morbide, quindi un tessuto molto leggero. L'abito con la zip, che è la numero 412, le taglie dalla 44 alla 54 e a 3 pallini su 4, quindi è un abito difficile da realizzare. Andiamo a vedere l'abito nel dettaglio e vediamo anche il figurino che troviamo qua, e vediamo che è tagliato in vita, ha la zip nella parte del davanti, è un bello scollo tondo, molto femminile, e poi ha delle pants nella parte del davanti che formano una forma di V, le pants anche nella parte del dietro e nello scollo del dietro, ed è stato utilizzato il misto poliestere. Ovviamente puoi utilizzare anche un tessuto di lana leggera per realizzarlo, non deve essere certamente un tessuto molto ingombrante, diciamo, molto grosso, perché chiaramente non avresti questo risultato. E poi è molto sexy perché, come puoi vedere nella parte del davanti, ha un bellissimo spacco. Abbiamo un altro modello di blusa, e in questo caso è una blusa con questo bellissimo drappeggio, sempre di questo colore stupendo. È la 403, taglia dalla 46 alla 60, 3 pallini su 4, adatta soprattutto nei cambi di stagione, oppure sotto giacca, la puoi usare come sotto giacca, diciamo nelle giornate in cui non fa più di tanto freddo. Ovviamente la caratteristica, come si può vedere, è questo bellissimo drappeggio che è sul davanti, nella parte del davanti, e qua io ti consiglio, partono i consigli di Cri e se hai un fisico a mela, quindi hai una pancia prominente, ti sconsiglio di cucire maglie del genere, perché come
è ovvio, ha tutte queste drappeggi, ha tutti questi drappeggi sul davanti che danno volume, quindi chiaramente può essere comunque una taglia più, ma avere un fisico diverso, quindi in questo caso io te lo sconsiglio. Le maniche sono arricciate, come piacciono tanto a me, nel colmo, e sono larghe e tenute da un polsino. Poi abbiamo il collo tutto arricciato, è veramente troppo bellina, è stata realizzata in viscosa, ma puoi utilizzare anche un altro tipo di tessuto, anche diciamo non così leggero, ma anche in questo caso ti consiglio di non utilizzare un tessuto troppo pesante. Sta pagina invece abbiamo i pantaloni che vediamo qua, e sono il numero 407, taglia dalla 46 alla 56 a 3 pallini su 4, e sono con le pieghe. Li guardiamo da vicino e vediamo che sono caratterizzati da questi sfondi piega che partono appunto dalla cintura e fanno questo movimento tipo una V rovesciata. Anche in questo caso, se tu hai un fisico a pera, te lo sconsiglio, perché chiaramente i fisici a pera cosa hanno? Hanno le couleur de cheval e il sederino un po' grosso, ecco. Quindi in questo caso ti darebbe troppo volume e aumenterebbe ancora di più il volume del tuo fisico. Invece andranno benissimo per esempio a chi ha le gambe molto sottili e chi magari più abbondante nella parte superiore del corpo. Le stoffe consigliate sono il jersey. Il jersey è un tessuto che rimane morbido e è elasticizzato, per cui ti darà comfort nell'indossarlo, ecco. La cerniera lampo è nella parte del davanti con chiusura appunto lampo compatta e ha due tasche sempre nel davanti con delle zip. Invece qui abbiamo la giacca trapezio, che è la numero 408, le taglie dalla 46 alla 56 a 3 pallini su 4, è ampia, rimane bella ampia come vediamo anche qui dal figurino, quindi non è avvitata, è proprio bella abbondante, e rimane anche corta, quindi mi raccomando, non tutte possiamo permetterci una giacca così, però possiamo anche allungarla volendo, ecco, se ci piace il colletto, se ci piace come è stata realizzata. E allora le maniche sono a raglan, che già mi piacciono, io adoro le maniche a raglan sul davanti, e la zip nascosta dalla bottonatura con automatici, quindi abbiamo una zip comunque qui e gli automatici nella parte del davanti. Il colletto rimane piccolino, molto aggraziato, e le maniche sono a due pezzi. La shirt lunga, la 411, le taglie dalla 44 alla 54, a 3 pallini su 4 di difficoltà, con i jeans sta benissimo, ed è il classico diciamo passepartout questa shirt, perché la possiamo indossare sia sopra i pantaloni come in questo caso, ma anche dentro la gonna, dentro il pantalone, sotto giacca. Diciamo che è veramente un jolly, ecco, un jolly. Ed è stata realizzata in viscosa. Chiaramente puoi realizzarla anche in un altro tessuto sempre leggero, della stessa diciamo grammatura della viscosa, e ha le pieghe nello scollo. La vediamo nel dettaglio, come puoi vedere le pieghe nello scollo, ha le maniche molto molto ampie. Se non ti piacciono le maniche così ampie, puoi anche mettere per esempio un nastro elastico e creare diciamo una coulisse e renderle a palloncino, ecco, se non ti piacciono così. Poi guardiamo nel dettaglio anche il figurino, vediamo che le maniche sono a raglan, questa il collo come abbiamo visto prima, che è arricciato, e poi nel dietro è chiuso con con un bottone, e questo lo dobbiamo ancora fare come tutorial. È veramente molto molto bella, adattissima a tantissimi look, tantissime mise, veramente un capo che non dovrebbe mancare nell'armadio di tutte le donne. E qui abbiamo la camicia con spacchi, che è la 402, la taglia dalla 46 alla 60, 3 pallini su 4 di difficoltà. Questa è la spiegazione step by step nelle istruzioni, ed è stata realizzata in viscosa. Anche questa camicia, diciamo che è una camicia passepartout che possiamo utilizzare con tanti look, con tante mise,
Vediamo il figurino, perché mi avete chiesto anche di farvi vedere, farvi vedere il figurino. In questo caso, come puoi vedere, ha la bottonatura tutta nella parte del davanti, il collo è alla coreana, manica a giro, tutta questi spacchi che la rendono molto particolare, anche nella parte del dietro, come puoi vedere, spazio ai bijou, quindi qua noi possiamo adornare, cioè impreziosire, diciamo, la maglia con delle collane, con degli orecchini come in questo caso, e quindi personalizzarla, perché lo stesso capo può essere realizzato non solo in tessuti diversi, ma anche abbinandolo con accessori diversi. Come per magia ti sembrerà di avere un capo completamente diverso. Qui abbiamo un abito molto elegante, bellissimo direi. Questo è adatto anche non solo per le feste natalizie, ma secondo me anche adatto per il Capodanno. Un Capodanno elegante, un Capodanno chic, è un abito che è elegante proprio grazie alla sua semplicità. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Come puoi vedere, la parte di dietro è più lunga rispetto alla parte del davanti e mi piace moltissimo, soprattutto indossato con un bellissimo paio di scarpe gioiello, quindi adattissimo, ripeto, per veglioni di Capodanno, feste varie e via dicendo. Anche perché poi vuoi un consiglio: allora, se devi andare a ballare o devi andare a casa di un'amica e c'è comunque il riscaldamento, tu puoi portarti le scarpe pesanti in macchina e te le metti dentro una borsa. Quando tu esci dal locale, comunque puoi rimetterti le scarpe pesanti in modo tale da non ammalarti. Io questo era un trucco che utilizzavo quando andavo a ballare, soprattutto quando dovevo io guidare la macchina, che mettevo i tacchi altissimi e dovevo guidare, quindi mi portavo le sneakers, le lasciavo in macchina per poi cambiarle e tornare a casa tardissimo di notte, beata gioventù. E tornavo tardissimo di notte, però ero comoda, ecco. Vito da sera numero 418, taglie dalla 46 alla 56, a 3 pallini su 4 di difficoltà. Il corpino, come puoi vedere, rimane bello aderente, ha uno scollo a barchetta, mentre la parte del dietro, quindi della schiena, è tondeggiante, cioè lascia un po' la schiena scoperta, e ha la cerniera a lampo nella parte del dietro, è tagliato in vita, e infatti dalla vita in poi scende questa bellissima gonna tutta drappeggiata, meravigliosa. Il tessuto è stato realizzato un tessuto di raso Duchesse, quindi un tessuto molto molto elegante. Puoi utilizzare anche un tessuto per esempio di pizzo, e poi ovviamente sotto devi mettere con il pizzo, non te lo devo dire, devi mettere una diciamo una fodera, ecco, ed è veramente bellissimo. Se non ti piace con le spalle così scoperte, con le maniche senza maniche, puoi aggiungere anche le maniche se sei brava con il cartamodello, oppure aggiungere, per esempio, se non ti piacciono le tue braccia, posso immaginare, magari ci sono dei casi in cui non ci piacciono le braccia, mettere magari un bollerino. Qui lo rivediamo, che meraviglia, guarda lo scollo bellissimo del dietro, l'eleganza della scollatura veramente a barchetta, e diventa profonda e sensuale nella parte del dietro, è fantastico. Questo è molto bello, realizzato anche in un tessuto tipo taffetà. Il tessuto tipo taffetà è un tessuto che rimane molto morbido, molto elegante, rimane anche lucido e rimane diciamo in forma, quindi i tessuti che vengono utilizzati per l'alta moda. Io avevo realizzato tantissime gonnellone così in taffetà, erano veramente bellissime, venute benissimo. Mentre qui abbiamo lo chemisier arricciato 401, taglie dalla 46 alla 60, 3 pallini su 4. Chemisier che è adatto sia per l'inverno, ma lo possiamo realizzare anche per le mezze stagioni. E il numero 401 l'ho già detto. Chemisier è classico, si rinnova con dettagli super femminili come il sottile profilo in pizzo del colletto, come possiamo vedere qui. Poi è tagliato in vita parzialmente e partono diciamo delle arricciature, quindi vedi è attaccato questa arricciatura che puoi aggiungere o meno. Anche in questo caso io ti dico che questa parte qui, che rimane molto voluminosa, te la sconsiglio se hai un fisico a mela, mi raccomando. Quindi solo se hai un fisico o a rettangolo, a triangolo rovesciato. Questi inserti quindi sui fianchi te li sconsiglio
altamente. Ok, se non hai un certo tipo di fisico. Tra l'altro questo inserto è voluminoso anche, come possiamo vedere la figurino, anche nella parte del dietro, quindi super sconsigliato a questo punto. Lo vediamo anche qua indossato con un cardigan. Cappotto doppio petto numero 414, taglia dalla 44 alla 54, 2 pallini su 4 di difficoltà e una linea classica. Come puoi vedere cade dritto, non è avvitato. Se vuoi avvitarlo puoi indossarlo come in questo caso con una cintura o realizzato dello stesso tessuto con cui hai realizzato il cappotto, oppure una cintura per esempio di quelle anche rigide volendo, ma soprattutto io ti consiglio quelle che rimangono elasticizzate. Io ne ho una a caterva perché mi piace moltissimo giocare con i colori, con le forme e via dicendo, ed è stato realizzata in lana biologica. E vabbè, la lana solitamente dovrebbe essere biologica, è caratterizzata da questo scollo veramente fantastico nella parte del davanti, perché è uno scollo bello, un collo, scusa, è realizzato con questo collo bello, diciamo, importante, tessuto sportivo in questo caso, ma puoi realizzarlo anche in un tessuto, diciamo, anche in tinta unita, un tessuto di, anche di cashmere, lo puoi utilizzare per realizzarlo, ed è caratterizzato da 4 bottoni, e anche con i bottoni ci possiamo sempre sbizzarrire, lo sai, perché a seconda del colore del cappotto noi possiamo, cambiando i bottoni, possiamo veramente sbizzarrirci, perché comunque creiamo veramente tanta originalità ai nostri capi. Shirt Impero è la numero 413, taglia dalla 44 alla 54 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà. Questa shirt, che vediamo anche con il figurino, eccolo qua, dal figurino noi possiamo vedere meglio come è stata tagliata. Le maniche a raglan ha questo scollo diciamo a cuore, maniche sono arricciate nella parte, diciamo, della proprio terminale, diciamo, della manica. Questo possiamo farlo o non farlo, e risulta nella parte del davanti tutto arricciata, ed è stata realizzata in jersey. Come puoi vedere qui si vede bene che è allo scollo così a diciamo a cuore e in questa parte a V, ed è stata indossata in questo caso sotto una camicia, ma la puoi indossare anche da sola. La caratteristica è questa arricciatura nella parte del davanti. È veramente bellissima questa shirt. Il taglio è sotto il seno ed è veramente fantastico. Fammi sapere se nei commenti se piace anche a te. Pantaloni, li vediamo qua, eccoli qui, sono il numero 415, dalle taglie 44 alla 54 a 3 palline su 4. Taglio slim per i pantaloni in gabardine con cuciture impunturate e tasche inserite. La caratteristica è che sul davanti, nella parte del davanti, hanno questo diciamo impuntura nella parte del davanti, sono tagliati sia nella parte del davanti che nella parte del dietro e impunturate. Questi pantaloni sono molto carini, anche realizzati in un tessuto tipo jeans, con le impunture jeans, proprio color jeans, oppure per esempio neri con le impunture bianche, oppure bianchi con le impunture nere. Hanno il cinturino con il bottone e con la patta e la cerniera lampo, e hanno un piccolo sprone sagomato nella parte del dietro, realizzati in gabardine. Kirt a tunica, noi possiamo vedere questa è una tunica molto abbondante, rimane bella dritta, è la numero 404, taglia dalla 46 alla 60, 3 pallini su 4, modello versatile, si può indossare sia nella versione elegante a seconda del tessuto che tu utilizzerai, che nella versione più sportiva. Ecco, questa secondo me è una versione più sportiva con questi fiori, tant'è vero che è stata indossata con i jeans. Come puoi vedere dal figurino, ha uno scollo profilato, ha le maniche molto ampie e gli spacchetti laterali.
e la chiusura a goccia nella parte del dietro chiusa da un bottone. C'è tra l'altro la spiegazione step by step nelle istruzioni che ti potranno aiutare nel momento in cui magari hai bisogno. Per quanto riguarda le maniche, se non ti piacciono, anche in questo caso, come abbiamo detto prima, così abbondanti, puoi fare due cose: modificare il cartamodello e renderle meno abbondanti, appunto, quindi più strette, oppure se ti piace questa l'idea di farle arricciate, un po' bombate, poi puoi inserire un elastico in modo tale da renderle un elastico, una coulisse con elastico, in modo tale da renderle a sbuffo, ecco, sbuffate, che è tra l'altro un'idea veramente molto molto carina. È stata utilizzata la viscosa come tessuto, ma come ben sai puoi utilizzare il cotone, puoi utilizzare anche un velluto molto leggero, diciamo che può essere quindi elegante, in quel caso può essere realizzata come una maglia elegante. Qui abbiamo dei capi invece, dei campi funzionali, comodi per fare jogging, per fare stretching, per una bella passeggiata. E abbiamo qui il gilet trapuntato, che è il numero 416, le taglie dalla 44 alla 54, 2 pallini su 4, ed è caldo, pratico, leggero. È un gilet imbottito senza maniche. Io non li indosso molto questi senza maniche, alla zip nella parte diciamo del davanti, e la caratteristica è che diciamo possiamo, se abbiamo paura di realizzarlo, possiamo realizzarlo grazie al tutorial che trovi su Burda su YouTube. E andiamo a guardare il figurino. Questo è il figurino nel dettaglio, come puoi vedere anche il collo alto, quindi senza maniche, ed è veramente carino, realizzato ovviamente in un tessuto trapuntato. I bordi sono elasticizzati a giro manica, eccoli qua, e garantiscono un plus di comodità. Ed eccoli qui nel dettaglio. In questa pagina abbiamo qualcosa che mi piace tantissimo. Io questi leggings me li voglio fare, te lo dico. Rilevo il cartamodello e me li faccio. Ovviamente queste sono taglie grandi per me, che ormai sono diventata una taglia 42. Da una taglia 40 a una taglia 42. Puoi vedere anche dal figurino che vediamo qua. Ha una fascia in vita molto alta, che mi piace moltissimo, e poi è tagliato sia nella parte del davanti, quindi nel fianco, sia nel davanti che nel dietro, quindi forma questo gioco che vediamo anche qui chiaramente, che può essere realizzato, come in questo caso, con un tessuto diverso, di diversa fantasia. Tessuto consigliato è chiaramente il jersey bielastico, il jersey che viene utilizzato per realizzare tutti i tessuti, il tessuto che viene utilizzato per realizzare tutti quei capi d'abbigliamento per fare workout, quindi allenamento, perché danno il massimo della comodità, perché sono elasticizzati sia in un senso che nell'altro. Molto molto belli. Qui invece abbiamo la giacca con cappuccio, che è la 409, taglia dalla 46 alla 60, 2 palini su 4. Questa è una giacca a vento che puoi utilizzare anche nelle giornate di pioggia, di freddo, ed è caratterizzata dal fatto che possiede anche un cappuccio che comunque ci permette di coprirci nel momento in cui magari piove o nevica, a seconda di dove abiti. Ha una bella, ce n'è la lampada nella parte del davanti e due tasche sempre con le lampe nei fianchi. Faccio vedere il figurino nel dettaglio. Come puoi vedere c'è anche diciamo delle polsini molto alti, è tutto ben tagliato, fatto con tagli molto carini che possono essere impunturati volendo, e le stoffe consigliate chiaramente sono quelle di pile, jersey funzionale, quindi tutti quei tessuti che vengono utilizzati normalmente per realizzare delle creazioni, diciamo, da indossare per il tempo libero. Anche in questo caso c'è la spiegazione step by step nelle istruzioni. Qui abbiamo la shirt con zip. Anche questa mi piace moltissimissimo, non molto, moltissimissimo.
è la numero 410, taglia dalla 46 alla 60, 2 pallini su 4. Questa io me la voglio fare, anche perché io mi vesto molto così casual normalmente. Ed è veramente carina perché guardando anche il figurino possiamo vedere che è tagliato a livello del cioè sopra il seno, quindi dello sterno, e ha una cenera lampo che arriva diciamo fino a lì, si ferma lì e permette di avere appunto il collo alto, veramente fantastica. Poi è caratterizzata da 2 pants nella parte del davanti, maniche sono a giro. Come puoi vedere è stato utilizzato un tessuto di colore diverso, puoi sbizzarrire, parla dello stesso tessuto con un tessuto diverso e puoi veramente sbizzarrirti. Le stoffe consigliate sono il jersey funzionale, ma anche secondo me anche il pile puoi utilizzare. Ecco qua la particolarità delle maniche che hanno un colore colore e una fantasia diversa, come appunto anche il colletto. Abbiamo un'altra maglia che io adoro, amo alla follia. Diciamo che Burda Curvy ha superato se stesso, perché è una maglia, io adoro le maglie, se mi conosci lo sai, è una maglia particolare perché è una maglia semplice ma ha un incrocio nella parte del davanti, come puoi vedere qui, e lo vediamo ancora meglio nel figurino. Ecco qui, il figurino qui. Abbiamo qui della maglia semplice, però con questo incrocio sul davanti. Tra l'altro non è neanche difficile perché ha 2 pallini su 4, numero 405, e va dalla taglia 46 alla 56. Una t-shirt fashion che puoi utilizzare secondo me non solo per fare ginnastica, per andare a fare jogging, tutto quello che vuoi, ma può essere utilizzata anche per uscire, a seconda dei tessuti che utilizzi, ovviamente, e i colori. Puoi utilizzarla come una maglia anche per uscire normalmente, ecco, per andare a prendere un caffè, per andare a lavorare, e comunque è molto comoda perché è realizzata in jersey, in questo caso jersey funzionale. Comunque ricordati che per avere il massimo della comodità l'elasticità del tessuto deve essere posizionato, ovviamente il cartamodello, nell'altezza del tessuto, perché se no, io ho fatto questo sbaglio da piccola quando stavo iniziando a cucire, avevo posizionato il cartamodello in maniera completamente sballata e quindi era elasticizzato in lunghezza e non in larghezza. Mi raccomando, sono sbagli che si possono fare, non abbatterti mai, questo te lo dico sempre quando commetti questi errori, perché sono fisiologici, sono educativi. Gli errori ci servono per diventare sempre più brave, quindi mai abbattersi. La vediamo anche qui indossata. Faccio vedere. Allora, questi sono tutti i modelli a colpo d'occhio, veramente bellissimi. Fammi sapere qual è quello che ti è piaciuto di più. Questi sono tutta la panoramica dei modelli, quindi dei figurini, possono servire per capire meglio, insomma, a colpo d'occhio che cosa ci piacerebbe realizzare. E come vedi ci sono anche tutte le spiegazioni a seconda del modello. Io te l'ho detto quali sono i modelli con tutti super spiegati, ed eccoli qua. Un po' come Burda Easy, si sta trasformando Burda Curvy come Burda Easy. Non sono tutti i modelli, ma sono alcuni. Per esempio la giacca numero 409 è tutta spiegata passo passo. Ricordati che in edicola trovi anche Burda Style, trovi la recensione che ti ho fatto nel mio canale YouTube, quindi se non l'hai ancora vista vai a vederla perché è una recensione sempre commentata. Puoi trovarla sia in edicola e sia su burdastyle.it. E anche questo manuale di cucito, questa è una cosa che ti voglio dire, è uno dei manuali con cui ho iniziato a imparare a cucire. Anche di questo hai la recensione, te l'ho girato insomma per fartelo vedere, ed è uno strumento indispensabile per le creazioni perfette. Sicuramente è uno dei libri che ti consiglio maggiormente. Ti lascio giù il link per poterlo acquistare su Amazon e anche il link per poterlo sfogliare insieme a me, perché è datato un po' questo video dove ho sfogliato insieme a te il manuale di cucito, che in questo caso è la terza edizione. Abbiamo sfogliato insieme Burda Curvy, che è il numero 10 2024. Fammi sapere se ti è piaciuto la mia spiegazione, oltre che tutti i modelli che troviamo in questo numero.
Quindi fammi sapere se sei contento o contenta delle mie spiegazioni, se ti ho dato qualche consiglio e qualche idea particolare, quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più rispetto ad altri. Mi raccomando, lo trovi sia in edicola che online, se non dovessi trovare. Quindi vai sul sito burdastyle.it, di alcuni hai anche nel canale YouTube diciamo dei tutorial che ti aiuteranno a cucire, diciamo, questi capi. Io ti mando un grande bacio, ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video, a lasciarmi un bel like e un bel cuoricino qua sotto, un commentino, un cuoricino, un fiorellino, quello che ti viene spontaneo, lasciarmi per farmi sapere che sei passato o sei passata, perché ricordati che quel fiorellino, quel cuoricino mi rendono veramente tanto tanto felice e ringrazio tutti voi che nei video, sotto i miei video, mi lasciate tanti cuoricini e io vi rispondo sempre. A cuoricino vi rispondo con il cuoricini, perché per me siete tutti importanti e mi dimostrate di volermi bene e che apprezzate i miei video, e per me questa è una grande soddisfazione e una grande felicità che mi date. Io vi bacio tutti e vi auguro un buon cucito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!